Vediamo Gas. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Sì, non riesco a leggere il... Posso solo muovere quell'affare lì. Non posso fare altro. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm Mio inside his padre heart. fece venire, ovviamente, ma adesso se ne stette per le sue. Faceva semplicemente volare il suo aquilone e si teneva dentro di sé la tempesta emotiva. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, Cercai di convincerlo you anche don't se lui need a non l'aveva mai study in conosciuta. words that Non I ci serve la matrigna, furono le parole che ricordo. Ah, ecco chi è la matrigna. Quindi questo qui è il matrimonio di Sam. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Sotto il tendone. Come minimo va a finire che si prende un fulmine. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." C'è un uragano? I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. No. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. No, cioè, quindi lui è morto. Cioè, c'è una specie di uragano, roba del genere, nel senso. e- Ed è morto praticamente così, è morto. Ma qui sono morti subitissimo. Cioè, lui ha 1 anno e lui praticamente ha 13 anni. Ma viene da andare a vedere sua madre adesso. Che è sopra. No, ma è sfortunatissima sta famiglia, veramente tanto, ragazzi. Ok, direi che adesso c'è sua madre, sicuramente. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Sicuramente. Ah, vedi, qua è vicinissimo a dove c'è la cosa. Don Sangia. Ah, vedi, Sangia è il padre di loro. Di Edith Mitton di Lewis. Aspetta.
No, cazzaro, ma devo vedere cosa faceva. Vabbè, faccio veloce, scusate ragazzi. Non pensavo che ci facesse scendere. Comunque questo gioco veramente è qualcosa di immenso. Peccato che non l'ho giocato prima. Quindi lei si è innamorato di un ragazzo indiano, She spent a suppongo. summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ok, devo My andare qua mom su. moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Sì, perché Lewis fu il primo a nascere. Eddie è l'ultima. Di qua non ci posso andare perché è rotto. C'è addirittura i pannelli fotovoltaici, c'hanno addirittura, mamma mia. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Down. I'm sure Edie was happy to have her back. Lewis, Milton, Edith. And to see kids in the house again. Milton. No, sì, qua praticamente coltivava delle piantine. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Barbara, Molly, Gus, Sven, Odin, Calvin, Sam, Gregory. Lewis Rules. But it didn't last. Poverini. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Eddie gli regalò un castello. Ah, è quello che avevamo visto sopra. Ah, ora ho capito dove sta. No, è lassù, quella parte là sopra, è tutta strana. Milton, 1982 e non c'è scritto nient'altro, perché Milton è l'unico che non si è saputo niente. Ma guardate che vista, che spettacolo. Voglio vedere prima che intorno, bene, se c'è qualcos'altro, oltre a quello. No, ok. Questo qui è suo fratello. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Sì, direi di sì. Ecco qua Milton. Era anche molto bravo, tra l'altro. Vediamo suo fratello. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Il pannello magico. Il pennello magico, scusate. Che figo. Aveva creato un fumetto. Un fumetto nel fumetto. Una porta. Ed ecco Milton. I was
4 when Milton disappeared. Quella lì la porta dove eravamo prima. Vediamo. Sicuramente dobbiamo scendere da qua. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Eccola qua la porta. Che va disegnato. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Non avevo visto che si poteva salire anche, però. Non si vede infatti da lì che si può salire. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Lui se la prendesse con se stesso. Quindi c'entrava anche lui After he qualcosa. graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ah, ok. Si può salire qua? Ok. Sono il re del mondo! Scusate, citazione Titanic. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. San Juanale. Sì, direi che... Cosa? Non volevo uscire. Ha fatto tutto da solo. Non ho cliccato il tasto. Lewis Questo? and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Wonderland. Turbo. Vedi che TV? Molto feng shui il tipo. In più aveva la palla per stare sopra il computer. Era uno streamer in realtà. Down Finch. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. A vagheggiare? Non so, io sto continuando a farlo. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats and toads. And things that have not names. He knew it was all in his head.
he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Non male, ok. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. Che cosa strana, ragazzi. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. Scusate, ma non sto parlando perché Louisville. perché è strano, cioè nel senso cercavo di capire. St. Louis. St. Louis? Ok. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for Arcobaleni radianti, mi piace come idea. radiant rainbows. He followed the sound of her silver harp.
Ah, ok. Non avevo capito che dovevo fare così. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Ci sembra tutt'altro gioco adesso. Success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ok. Cosa strana. Brani cameri. Questa è la Began to sua. forget the world we know. Questo è il suo armadietto. Sembra quasi che si muova. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Madonna. He began to despise the man with a royal contempt. Finch. Quindi cosa devo fare adesso di qua? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Scusate ragazzi, è così surreale che sono rimasto senza parole pure io. Però ho capito dove vuole andare a puntare. Dov'è il gatto? His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. No, una ghigliottina. Non avrà mica messo la testa nell'affare quello per tagliare i pesci. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Mizzica. My brother was really cool. I wish you could have met him. Cioè, quindi praticamente aveva dei problemi mentali, aveva.
O era così triste per colpa della morte di suo fratello che mizzica. Comunque, ragazzi, no, ho sbagliato. Vabbè, no, in realtà va anche bene, perché vorrei vedere una cosa un attimo. Ci fa scendere, non ci fa scendere, ok. Comunque, sto gioco qua è bellissimo, allo stesso On the way tempo back from Lewis's anche funeral, my mom told me to start packing. tristissimo. È She bellissimo, ma waited anche until the day before tristissimo. we left to tell Edie. Ah, vedi, ecco dov'è che arrivavamo. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Qua era dove abitava sua nonna? Cioè no, nel senso dove... My mom ended up leaving everything behind. No, qua dove abitava sua mamma. Cioè dove era la parte di sua mamma. Down Finch, sì. Sì, sì, qua è dove c'erai. Sanjay Kumar. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Invece qua era But it dove had to c'erai? end one way or another. Questa è la stanza All that's left sua. now is to tell you about that last night. Cosa accade in quell'ultima notte? La notte in cui loro se ne andarono via. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Adesso vogliono litigare senza che ci sia Edith. Qua adesso chi siamo? Edith, suppongo. Siamo nel soggiorno. Direi di sì perché mi sembra che ci sia il camino. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Ah, Or c'è un that altro Edie had a key ingresso. to it. Quindi c'è un altro ingresso alla biblioteca. Per questa parte qua la biblioteca era. Quanti libri, mamma mia. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Ah, guarda. Di nuovo la rana del piccolo. Have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Questa che stanza è? La stanza sua? Di sua nonna? Odin.
Run and I love. History of the Finch of Edith Finch. There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Ok. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been Whoa. an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Quindi adesso possiamo arrivarci a toccarla. But I never thought I'd go back to it. Ma When forse the fog rolled in, I lost my way. probabilmente sapete che c'era quella specie di legno con scritto 1900, cos'era, 43. Non vorrei che fosse I riferito a got turned quello. around. For a while, I wondered. I started seeing things. Ah, guarda. Il cervo della morte di Sam. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car and I never saw Great-Grandma Edie again. Poverina. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Down Finch. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it.
I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. No, penso dire che lei è morta dandola la vita. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. No, 2017. Il figlio. Cioè, quindi è morta a 18 anni. E aveva già un figlio. No. Ragazzi, sono rimasto... Cioè, nonostante faccia un caldo boia, c'ho i brividi, vi giuro. Cioè, è una storia pazzesca, è una storia. È una storia drammatica pazzesca. Di morte, di vita, di tutto. Di affetto, di sconsideratezza, c'è tutto, cioè tutto quello che ci può essere, diciamo, nella vita di qualsiasi persona al mondo, c'è tutto, e anche di più. Cioè, è veramente triste come storia. Cioè, alla fine lui, pensavo fosse una lei, in realtà è un lui. Il ragazzo praticamente sarebbe il figlio di Edith, che praticamente è tornato per scoprire tutto quello cioè quello che parlava della sua della vita della sua famiglia, di tutta la sua famiglia, sia della sua nonna che della sua bisnonna, che è ancora più indietro, fino a Odin, il suo trisavolo. C'è tutta la storia di morte, perché comunque, nel senso, tutti loro purtroppo hanno dovuto passarne tantissime di cose. Cioè, è stata una famiglia veramente molto sfortunata. Mamma mia, vi giuro. Sapete cosa? Che questi giochi qua, io avendoci comunque due figlie, quando gioco dei giochi di questo tipo qua, lo sento ancora di più. Infatti ultimamente mi è capitato veramente tanto di più di sentirli molti giochi così, perché anche solamente quando vedo magari crescere le mie figlie, eccetera, mi vengono in mente ancora i momenti in cui erano piccoline, le cose che abbiamo fatto, cioè è pazzesco come storia, veramente. Un consiglio che vi posso dare, se l'avete già giocato, sono contento che l'abbiate giocato, ma se non avete ancora giocato e avete visto comunque il video mio, giocatelo lo stesso, perché la musica, l'atmosfera, tutto quello che ha trasmesso comunque Annapurna in questo gioco è pazzesco. Cioè veramente, ribadisco, si muore di caldo fuori, ma ho i brividi in questo momento, mentre vi parlo di questo gioco. È stato veramente un gioco che mi ha... Cioè, mi ha lasciato senza parole. Normalmente non sono senza parole quando gioco a giochi del genere, ma vi giuro, è stato un gioco che mi ha lasciato senza parole. È stato intenso, è stato bello, è stato tutto. Tutto quello che può essere un gioco lo è stato. Pazzesco, pazzesco veramente, ragazzi. Ma io lo so che i giochi comunque di Annapurna sono fatti così. Sono giochi che ti fanno pensare, sono giochi che ti fanno amare, che ti fanno odiare, che ti fanno paura, che ti fanno... C'è tutto insieme. In memoria di Lewis Finch. 2012-2017.
gli sviluppatori. Dead. Bellissimo, ragazzi. È veramente un gioco da giocare questo qui. Quindi se non l'avete ancora giocato, ragazzi, mi raccomando, giocatelo. Ah, vedi, mi ha dato anche l'immagine adesso di Dawn e anche di Eddie. Bellissimo, mamma mia. Veramente bellissimo come gioco, ragazzi. Che altro dirvi, ragazzi? Prendete, staccate adesso YouTube se state guardando il video e andatevi a vedere, andatevelo a giocare questo gioco perché veramente ne vale la pena. Ragazzi, spero che il gioco vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti che cosa avete provato, che cosa pensate anche voi di giochi come questo, che comunque ti lasciano, cioè ti lasciano tanto dentro. E ci vediamo alla prossima sempre qua su Vanessa in TV. Mi raccomando, mettete un mi piace, per favore, così almeno magari riusciamo un po' a crescere e a portare tanti altri bei giochi come questo. E ci vediamo alla prossima. Ciao belli!